Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti. Come avete visto dalla locandina del video, tanti sono gli spunti, tanti soggetti messi in locandina, calciomercato, la situazione e questo dualismo Conte-Gasperini che si protrarrà, credo, nel tempo. E appunto volevo rispondere un attimo alle parole di alcuni addetti ai lavori che diciamo intervengono a spiovere, come si dice a Napoli. Prima di cominciare ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale per chi passa per la prima volta sotto questo video, attivando la campanella delle notifiche per restare aggiornati poi cronologicamente con il caricamento di ulteriori video sul canale stesso. E forza Napoli. Prima di cominciare partiamo un attimo da un piccolo pensiero su Kim e la partita ovviamente Real Madrid, tra Real Madrid e Bayern Monaco. Kim è stato bersagliato, 2 errori sui gol, è vero. Sul calcio di rigore sono d'accordissimo, errore del difensore, però sul gol preso, sul movimento di Vinicius, ci può essere l'errore di Kim, ma ci sono delle attenuanti che sono il grandissimo movimento di un grandissimo, di uno dei più forti attaccanti al momento al mondo, e c'è una linea di passaggio vista solamente da Toni Kroos, che più andiamo avanti nel tempo, più invecchia e più trova linee di passaggio a noi sconosciute. È un assist che non sta né in cielo né in terra, e Toni Kroos per me resta al momento il miglior centrocampista, diciamo, in Europa, al mondo. Mettetela come volete. Toni Kroos è tanta roba, una garanzia a centrocampo, è un perno del Real Madrid, tanto è vero che ha rinnovato anche pilastro della squadra di Ancelotti. Chiudo il pensiero rispondendo alle parole di Sabatini. Sabatini dice: Kim ha giocato come fosse nel Napoli di quest'anno. Sabatini, chiudi il cesso, e ogni volta che diciamo hai occasione non ti risparmi mai. Da ignorante, ovviamente, perché questa è una frase abbastanza ignorante. Ha giocato come fosse nel Napoli di quest'anno. Se Kim fosse stato nel Napoli di quest'anno, forse le cose sarebbero andate diversamente. E concludo: Kim è il difensore tra Upamecano, Dyer e De Ligt con le maggiori presenze, il maggior minutaggio, quindi non è assolutamente sfiduciato, non lo vogliono schierare eccetera, come da inizio anno ad oggi ci hanno fatto credere. Con questo mi collego al calciomercato. È uscita la notizia, o almeno dovrebbe esserci una bozza di offerta del Napoli per Buongiorno, 25 milioni più il cartellino di Ostigard, si dice, considerando che Ostigard valeva forse 15 milioni, ma non credo che venga valutato più di 15 milioni, facciamo 12, sono 37. A 30, tra 35 e 40 è giusto il prezzo per Buongiorno, e credo che Cairo può anche accettare, ma non credo che voglia accettare contropartite tecniche. Quindi non lo so se con questa modalità, diciamo, puoi portare il difensore a casa, altrimenti ti devi presentare con 35 milioni. Cairo, bottega cara. Cairo ha sempre, comunque ci ha sempre tenuto un po' al soldo, diciamo, al rialzo. Prendemmo Maximovic, che comunque secondo me l'abbiamo pagato un tantino troppo dal Torino. Vedremo, anche se credo che Buongiorno abbia sicuramente mercato al di fuori del Napoli, e non penso che si possa fare un'operazione con 25 più Ostigard, anche se il norvegese è in partenza e credo partirà a fine anno. Che sia il Torino o un'altra squadra, comunque credo cambierà casacca. Meret ha chiesto la cessione, questa è una notizia. Meret ha chiesto la cessione, ci dobbiamo credere. Mettiamo il caso che Meret abbia chiesto la cessione e vada via. Napoli punta tutto su Caprile. Voi siete talmente sicuri che con Caprile, ragazzi, abbiamo risolto il problema? Io non sono sicuro. Con Caprile potrebbe essere la stessa mossa Meret quando Meret venne a Napoli la prima volta. Giovane promettente, grandissimi numeri, eccetera, eccetera. Poi si è visto e si sono viste alcune lacune sulle uscite, si sono viste alcune lacune per quanto riguarda il comandare la difesa, il farsi rispettare a livello caratteriale. Non, diciamo che non sono queste le cose che possono mancare a Caprile, perché lo si è già visto. Comunque è un portiere che comanda molto di più la difesa, soprattutto sulle palle basse, esce dalla porta. Sui calci d'angolo comunque le uscite le fa quando ovviamente
ce n'è l'opportunità ed è possibile, perché non è che esci con la palla che termina, con il cross che termina comunque al limite dell'area di rigore. Quindi portiere sicuramente da tenere a Napoli, ma come secondo, almeno questo è quello che penso io, con un grandissimo primo portiere da andare a comprare. Ho letto una notizia poco fa, pochi minuti fa, si parlava di un De Gea che a 33 anni potrebbe, diciamo, essere un obiettivo del Napoli, ma credo che sia più una frottola che una notizia, perché il Napoli che vada a prendere un portiere di 33 anni non ce lo vedo, anche se può darsi che abbia capito comunque che non puoi puntare sempre su l'abbassare dell'età media, prendere giovani, eccetera, eccetera. Un po' di esperienza, diciamo, in punti nevralgici del campo, che possa essere la porta, un centrocampista, un difensore esperto, ecco, in questo caso serve e non poco, serve e non poco per quanto riguarda questo calciomercato, che poi entrerà nel vivo e il Napoli avrà un gruzzoletto da poter investire non indifferente. Con la cessione di Osimhen al Paris Saint-Germain se ne parla sempre ed è l'unica voce, quindi credo che ad apertura di mercato venga ufficializzata anche la cessione. Per quanto riguarda l'allenatore, ciò che forse più piace a tutti e più piace a voi, Conte Gasperini, è il dualismo che va avanti da un bel po'. Fin quando sarà Gasperini, diciamo, il cuscino nel caso non si arrivi a Conte, a me sta bene. A me sta bene. Ma non perché non voglio un Palladino, un Gilardino, un Tiago Motta, gli allenatori emergenti, Farioli, eccetera, 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 ma per la situazione di spogliatoio che c'è a Napoli. Quindi serve un sergente, e continuo a dirlo, un sergente di ferro dal pugno duro. Alvino non è dello stesso avviso, perché Alvino dice eccolo qua, Conte non è adatto al Napoli, sta passando la narrazione che nel caso non si chiuda per lui ADL verrebbe attaccato. Allora, caro Alvino, se non dovesse chiudersi un motivo ci sarà, vedremo poi quali saranno i motivi, giudicheremo a posteriori, però diciamo che serve un addestratore, dice Carlo Alvino, forse può darsi che a lui serva un addestratore che abbia, che so, animali da addestrare a casa. A Napoli non serve nessun addestratore, serve uno che rimetta in riga mentalmente, e non credo che un profilo, diciamo, un tantino calmo, come può essere per esempio un Pioli. Pioli può avere il gioco che volete voi, potete dire sì, ma Pioli comunque con un Milan così così ha avuto risultati, eccetera, eccetera. A livello di carisma nello spogliatoio, a Milano comunque non è che è andata poi così bene, pur avendo in spogliatoio, avendo avuto personaggi come Ibrahimovic che potevano tenere diciamo, le situazioni legate piuttosto che far succedere casini. È solo questo il mio pallino per quanto riguarda Pioli o chi per lui. Conte, se non si arriva a Conte, arriviamo a Gasperini e togliamoci questo dente. Per quanto mi riguarda, la situazione allenatore, diciamo che è un Napoli è un'insalata da dover condire al migliore dei modi, per quanto riguarda ovviamente tutte le notizie che ci stanno arrivando e che ci arrivano. Io mi auguro che venga fatta la scelta giusta sulla panchina. Conte, si dice che Marolda ha detto che sta prendendo la casa a Napoli, eccetera, eccetera. Ci sono notizie che il Chelsea comunque ha fatto un'offerta irrinunciabile e Conte sta decidendo. Fabrizio Romano ha detto che dal Chelsea non c'è praticamente niente per Conte, ma il Napoli resta la prima in lista. Vedremo, perché oggi io perciò non sto caricando tanti video, perché commentando le notizie stamattina può darsi che tra 5, 6, 7 ore questo video diventi già obsoleto e la notizia che ci è stata data stamattina, stasera,
non sia più la stessa. Ecco perché sto cercando di racchiudere, diciamo, un bel po' di notizie in un solo video, cercando di aspettare un attimo prima di cavalcarla poi qualche cosa di quantomeno, diciamo, verificata. Detto questo, vi auguro una buona giornata, sempre Forza Napoli, ciao!